Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi video un po' diverso dal solito perché vi voglio fare la mia personalissima recensione sulle Altra Forward Via. Queste scarpe le sto utilizzando ormai da circa 2 mesetti e mezzo, se non 3, e sono le scarpe, diciamo, da lento di casa Altra. Facciamo una piccola introduzione a livello di caratteristiche tecniche della scarpa e poi cercherò di darvi le mie opinioni e i miei punti magari di forza e i punti invece dove la scarpa l'ho trovata un po' più carente. Allora, come detto prima, questa scarpa, la Forward Via di Altra, nasce come scarpa super ammortizzata di casa Altra. Presenta uno stack abbastanza elevato, in quanto abbiamo 37 mm al posteriore e 33 mm in avampiede, e quindi già qui c'è la prima particolarità, in quanto il drop è di 4 mm e non più 0 come la totalità delle scarpe Altra o comunque gran parte di scarpe Altra. Abbiamo poi classico foot shape, quindi classica comodità di Altra che permette al piede di stare realmente comodo per tutta la durata della corsa, e quindi abbiamo veramente una bella pianta larga che ci dà molta stabilità. Una tomaia veramente leggera, traspirante, non so se si riesce a vedere. Mi si sono bagnate diverse volte e in pochissimo tempo si sono asciugate. Abbiamo un battistrada classico di Altra, quindi con le 5 dita, diciamo con la forma a 5 rami sull'avampiede. E poi abbiamo dei lacci con diverse grinze, non so se si vede, però sono fatti in modo che l'allacciatura rimanga stabile per tutta la durata della corsa, quindi veramente buona. Un'intersuola in EgoFlow che dovrebbe garantire la massima ammortizzazione su lunghe corse e anche un'ottima stabilità. Presenta anche sul tallone un'ottima conchiglia dove si sta veramente comodi a livello di tendine d'Achille e tallone, e quindi è una scarpa veramente molto comoda dove il piede sta bello rilassato al suo interno. Ma veniamo adesso, dopo questa breve introduzione, a ciò che mi è piaciuto e ciò che non mi è piaciuto di queste scarpe. Sicuramente un vero punto di forza, che è anche quello che mi ha fatto comprare questa scarpa, è il foot shape classico di Altra e la comodità che il piede ha al suo interno. Cioè, a me veramente piace quando il piede sta comodo, bello largo, dove senti proprio l'avampiede comodo, dove si allarga completamente e può prendere tutto lo spazio disponibile durante la falcata. Un altro punto di forza sicuramente, come ho detto, è l'allacciatura, perché veramente ti garantisce, nonostante sia una scarpa molto ampia, ti garantisce quella calzata stabile e soprattutto duratura anche durante i lunghi, grazie forse appunto alle grinze che questi lacci offrono. Un'altra parte che mi è piaciuta molto è ovviamente il battistrada. Questo battistrada offre tanto grip, veramente tanto grip in qualsiasi condizione. L'ho provata sotto l'acqua, l'ho provata su i San Pietrini, quindi diciamo su quella pavimentazione di centro storico in tempo umido, e veramente la scarpa ha un'ottima trazione e non mi sono mai sentito scivolare, ecco. Un altro fattore che non mi è dispiaciuto, ma che può essere anche un contro, e lo vedremo fra poco, è che questa intersuola in EgoFlow, appunto come è scritto qua, è sì di massima ammortizzazione e quindi non fa sì che la scarpa abbia un effetto cuscino, quindi non sembra sprofondare, però rimane comunque secca. Offre protezione e stabilità, ma rimane comunque secca. Arriviamo ai punti, secondo me, negativi di questa scarpa. Ha veramente un grosso punto negativo, che vi farò vedere per ultimo. Primo punto, se vogliamo riprendere uno degli ultimi punti di forza, è il fatto che la scarpa, essendo pur categorizzata come massima ammortizzazione, rimane secca. È una cosa da considerare, perché magari c'è a chi piace più secca
C'è chi piace più morbida, se vi aspettate una scarpa morbida non è così, perché rimane veramente secca. Un altro punto che non mi ha convinto è il rocker, che è veramente poco pronunciato, quindi non hai quella idea di spinta e quindi deve venire veramente tutto dalle tue gambe, la scarpa non ti aiuta. Un altro fattore che per alcuni può essere negativo, per altri positivo, è il drop molto basso da considerare, perché può essere che per alcuni crei problemi ai tendini, se uno non ha una corretta tecnica di corsa può creare qualche problematica. Veniamo ora al punto veramente più negativo di questa scarpa, che è la punta della tomaia, come si vede da qua. Questa parte qui rimane tutta completamente rigida, quindi forse si riesce ad intravedere da qua, ma qui c'è una sorta di tutto qua che rimane completamente rigido e quindi anche se la scarpa è la misura corretta e ci ho lasciato il solito mezzo numero in più, fa sì che i tuoi piedi dopo un'ora o in discesa sbattano sempre contro questa sorta di conchiglia e ti creino appunto purtroppo unghie nere, lividi, vesciche, e per me è una cosa veramente scomoda e non riesco neanche a capire il perché di questa scelta. C'è veramente da distruggersi le unghie e le dita dei piedi. Direi che ho detto tutto, è una scarpa che sinceramente non ricomprerei, ha fatto e sta facendo il suo servizio sui lenti, però dopo un'ora e mezza inizia a diventare scomoda sulle punte dei piedi, quindi è una scarpa che non mi sento di consigliare, mi aspettavo di più e mi aspettavo sinceramente meglio, ecco. La recensione termina qua, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi possa essere utile se e qualora vogliate scegliere questa scarpa. Fatemi sapere nei commenti se l'avete provata, se avete riscontrato le mie stesse considerazioni. Noi ci vediamo sempre qui sul canale al prossimo video. State connessi. Ciao!